Perché gli uomini sono stupidi? In cosa sbagliano? Perché non sanno approcciare con le donne? Cosa sbagliano nel primo appuntamento? Perché sbagliano nel primo appuntamento? Spesso e volentieri vediamo o sentiamo dire che molti uomini sono impacciati, non sanno comportarsi, oppure arrivano a scrivere o a fare delle cose completamente, vabbè, senza senso. Io qui come adesso parlerò un po', dirò un po' la mia, come la penso e secondo alcuni argomenti, giustamente qui Franci 744 dice noi donne abbiamo abbiamo più palle di voi, chiedo scusa. Beh, indubbiamente ci sta. Però non tutti gli uomini siamo uguali, perché ci sono anche donne che non sono all'altezza, ma come uomini che non sono all'altezza, poi dipende dalla differenza tra uomo e donna. Cioè, io parlo del caso che noi uomini non siamo idonei, noi uomini spesso sbagliamo, non facciamo un buon approccio. Perché poi sbagliamo e non facciamo un buon approccio? Perché può capitare che una donna conosce un uomo che può sembrare galante, può sembrare così all'aspetto interessante, poi nell'atto pratico andiamo, si va a cena o si conosce con aperitivo, quello che sia, e l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della donna diventa poi scorretto. Grazie del complimento Federica. Ti ringrazio. Il discorso che stavo facendo è semplice. Ho parlato tramite anche messaggistica con qualche persona che mi suggeriva, e quindi adesso racconterò un po' di aneddoti che mi sono arrivati, quindi alcuni messaggi, e mi dite pure la vostra. C'era una ragazza che mi ha detto: io ho conosciuto un tipo, sono stato a cena con lui e praticamente questo tipo, solo perché io ho bevuto 2 o 3 bicchieri in più di vino, era un po' brilla, ha avuto l'ardire di mettermi le mani addosso pensando perché io sono ubriaca io ci posso stare e gliela do così. Cioè, già qua siamo fuori proprio dagli schemi, stiamo proprio parlando di qualcosa di sbagliato, perché non c'entra nulla essere ubriachi con cioè, io penso che questa persona non sta bene con la testa, a prescindere, non è un uomo, è una schifezza di uomo, ci fa mettere vergogna le persone per bene, uomini per bene che vogliono avere un rapporto relazionale con una donna, perché se un uomo per bene, cioè non è un uomo per bene, un uomo per bene non fa questo. Che tu donna puoi ubriacarti, devi stare al sicuro quando esci con un uomo. Certamente devi capire qual è anche il momento giusto. E giustamente questa persona mi diceva: no, ma questo ci ha provato anche spudoratamente, metteva le mani addosso, io per allontanarlo ho dovuto faticare, ma molto probabilmente sarebbe accaduto anche se lei non fosse stata leggermente brilla, alticcia. Sarebbe successo comunque. Se un uomo mette le mani addosso a una donna solo perché addosso, nel senso di molestia sessuale, solo perché questa ha bevuto 3 calici di vino in più, sì, ma questo non è un uomo, è una schifezza di uomo, quindi non stiamo a parlare di niente. Quindi questo è uno dei casi dei casi limiti che possiamo raccontare. Poi ci sta un altro aneddoto che potrei raccontare, che potrei dire. Poi se c'è qualcuno che vuole dire questa cosa e ne vuole approfondire, me lo dite che andiamo avanti su questo argomento. Però questa è la prima cosa per dire: se un uomo non è buono a prescindere, quindi si può manco parlare di galanteria, stiamo proprio parlando di atteggiamento errato nella vita. Ola. Il discorso altro invece che mi è arrivato, che era interessante, ho letto di questa cosa molto simpatica. Cioè, ok, io stavo parlando su Facebook, Instagram, quello che sia, con una persona, ho avuto modo di conoscere una donna, e questa persona mi piaceva bene. E beh, che è successo? No, ma sai, io poi sono uscito con lei, però sai, dico la verità, io poi non è che mi interessava più, stiamo parlando di nuovo, non è che questo mi interessava, la mia obiettivo era solo di portarmela a letto. Ma sì, Franci, hai ragione, ciao Filomena. Quindi vabbè, allora mi fermo nel raccontare l'aneddoto, commento questa cosa. Sì, mai perdere il controllo, non bisogna mai perdere il controllo. Il problema è che spesso leggiamo di femminicidi, di cose, molestie sessuali, e si vuole accusare la donna solo perché è un po' più disinibita o perché sta vestita un po' più succinta.
Non c'entra nulla tutto questo. Se è uscita con un uomo e quest'uomo è un coglione, resta un coglione, cioè non scherziamo, non giustifichiamo nessun tipo di atteggiamento, quindi non si manca di perdere il controllo, perché tu se esci con me e sei ubriaco, ma stai tranquilla che io le mani addosso non le metterei mai, ma non esiste proprio una cosa del genere. E come me ce ne sono tanti altri, ma credo che sia una cosa normalissima. Comunque, volevo raccontare un altro aneddoto simpatico che è successo. Stavo raccontando questo ragazzo che conosco, dice no, guarda, io volevo uscire con una ragazza, l'ho conosciuta, mi piace, è simpatica. Ah sì, beh, che hai fatto? No, ma sai, sono andato a prenderla, però sai, a me me ne portavo proprio, io non volevo manco spendere più di tanto, giusto me la volevo portare a letto, e tu sei partito con questo presupposto, scommesso che hai fatto una figura di merda, perdonatemi il termine. Ho fatto, no, ma quando mai? Io ci sono andato, ho visto che era caruccia, sai che ho detto, ma senti, ma se invece di andiamo a mangiare una pizza, invece di prendersi 30-40 euro, ce ne andiamo direttamente in albergo e poi ti faccio un regalo a te. Aspetta un attimo, non ho capito che hai fatto tu. Tu hai conosciuto una ragazza che, con tutto il rispetto, non fa l'escort, con tutto il rispetto che chi faccia l'escort, non stiamo qui a giudicare, ci hai proposto dei soldi. E tu sei un coglione, cioè, di che stiamo parlando? Ah, ok, Rosanna dice, molti uomini credono che quando una donna accetta un invito tutto gli è dovuto, ma il problema, secondo me, Rosanna, è che gli uomini dipende anche dal contesto dove vivono, ma non facciamo differenza tra nord e sud, è proprio una questione di mentalità, perché alcuni uomini veramente, e parlo anche di persone che io conosco, veramente se tu gli fai un complimento, ah, come sta belli questi capelli, come sono belli questi occhiali, o come sei bello, e penso, ah beh, questa ci sta, me la dà stasera. Credo che molti uomini, veramente tanti uomini, non si sanno comportare con le donne, non hanno modo di fare, non si sanno approcciare bene, non hanno modo di essere propositivi, a tempo stesso galanti, simpatici, e dare anche quella tranquillità, perché poi alla fine qua siamo tutti esseri umani. Se tu mi piaci e io ti piaccio, possiamo anche andare a letto la prima notte insieme, qua nessuno ci dice nulla. Il problema è come ci si pone e come nasce il discorso. Molti uomini escono con una donna, al primo approccio, al primo appuntamento, solo per andarci a letto, senza manco pensare mi piace, non mi piace, tanto o sei tu o è un altro, è la stessa cosa. Vero anche che ci sono, grazie Filomena, gentilissima, ci sono anche donne che comunque fanno sì che al primo appuntamento lo vogliono immediatamente, quindi non vogliamo fare di un'erba un fascio, perché ci sono sia uomini sia donne. Io in questo caso adesso sto facendo un dibattito sugli uomini che non sono galanti, che non sanno comportarsi e che spesso e volentieri si pongono in un modo completamente sbagliato. Ciao a tutti le persone che sono appena entrate in diretta, vi ringrazio. Diciamo, se volete farmi adesso una domanda o raccontare al volo un vostro aneddoto, scrivetelo che lo commentiamo insieme. Nel frattempo io racconto un fatto che era successo, e anzi ti racconterò anche ancora un'altra cosa che è successa e poi mi dite anche voi la vostra. Stavo dicendo, c'era questo ragazzo che voleva uscire con questa tipa. Ti è mai capitato il contrario, qualcuno che voleva subito per forza arrivare al dunque e per te non era proprio la serata giusta? Non era... È capitato, certo che è capitato. Tempo fa a me è capitata una cosa diversa, non è capitato che volevano provarci, mi è capitato sull'ambiente di lavoro dove andai per ricevere un assegno da una cliente, lei per risparmiare si infilò l'assegno nel reggiseno cercando di avere uno sconto, e là fu il caso contrario. Io me ne sono uscito in modo abbastanza pulito, ho preso l'assegno e sono scappato fondamentalmente, poi ho perso la cliente, ma qua stiamo parlando 12, 13, 14 anni fa, quindi veramente una vita fa stiamo parlando. Quindi sì. Qualche altra considerazione? Il primo appuntamento magari la galanteria accompagnata da rose, poi il top. Beh, vabbè, sì, ci sta pure, però ci sono anche donne, secondo me Federica, che non apprezzano sempre questa forte esternazione di galanteria. Penso che non tutte le vogliono sta cosa, forse qualcuno si intimidisce pure, però c'è chi piace. Io credo che va bene comunque, poi puoi trovare la donna che non ami questa cosa, ci sta tranquillamente.
Comunque, nel frattempo che io leggo i commenti, i messaggi, continuo a raccontare questo aneddoto. E c'era questo tipo che uscì con questa tipa e mi disse: no, vabbè, ma io ho offerto poi invece di una cena, dissi: ma se andiamo a cena, fece questo ragazzo dicendo a questa ragazza: se andiamo a cena, invece di andare a cena, andiamo in albergo, ti do pure un regalo. E lei che ha fatto? No, lei mi ha dato uno schiaffo. È normale che ti ha dato uno schiaffo, e te, ma proprio, ma quello che ha capito, noi intanto ci divertivamo, ma probabilmente avresti ottenuto lo stesso obiettivo ponendoti in modo completamente diverso. Da lei l'hai trattato come oggetto, se la tratti come oggetto è normale che tutto questo è completamente sbagliato e non va bene. Un'altra considerazione, un'altra cosa che è simpatica da raccontare, lo stavo dicendo prima, c'era praticamente una ragazza che ha scritto nei commenti prima della storia che lei ha conosciuto un ragazzo, anzi un uomo, lei ha dice 43-44 anni, ovviamente non faccio nomi per una questione di privacy, ha conosciuto questo uomo su qualche chat, non voglio fare qui pubblicità a chat esterne. Comunque questa donna ha conosciuto questo uomo e si sono messi un po' a chattare, a parlare del più del meno, ed erano anche molto simpatici tra di loro, si sono stuzzicati, gli argomenti poi sono scelti anche argomenti un po' scabrosi, si parlava di sesso. Ok, va bene. Si incontrano, sono andati a cena, mi ha detto, a pranzo, non so dove, o meglio, lui va a prendere lei. Oggi purtroppo non c'è più rispetto per la donna e viceversa. Beh sì, Osanna, non c'è rispetto e viceversa, è vero, ma non tutti sono la stessa cosa, non sono tutti la stessa cosa. Ci sono anche donne e uomini che meritano di essere rispettati a prescindere. Diciamo che la galanteria e il rispetto dovrebbe essere la base di tutti i rapporti interpersonali, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, da quel che sia. Ma questo è un discorso che poi va al di là di quello che stiamo parlando adesso, credo. È qualcosa che va oltre. Continuando il discorso che facevo prima, ci sta questa tipa che mi raccontava che questo uomo la va a prendere a casa e improvvisamente dice: oh cavolo, non c'ho il portafoglio, non c'ho questo, non c'ho quello, no, non lo trovo, comunque deve fare benzina. Lei fa benzina a lui e vabbè, finché qua dice: non trovo il portafoglio, non si mangia, non c'ho i contanti, c'è solo la carta non funziona. Va bene, la carta non funziona, va bene. E vanno al ristorante. Lei dice: vabbè, prima che lui me lo dice, a questo punto noi lo dividiamo, sai, siamo emancipate, noi donne vogliamo fare bene, tutto a posto, ci sta benissimo questo. Metto in pausa, vediamo cosa mi ha scritto Filomena. Filomena: io penso che ogni gesto fatto con amore è bello, a volte basta un piccolo gesto che ti colpisce più delle rose, poi la complicità è fondamentale e il rispetto è reciproco. Beh, penso che è normale Filomena, anche un piccolo gesto fatto bene può portare grandi emozioni, poi fatti col cuore danno di più. Però qua stiamo già parlando di un rapporto consolidato, penso, di persone che già si sanno comportare bene, invece qui stiamo facendo esempi di uomini che non si sanno comportare, dove sbagliano. Noi qua facciamo un incipit generale, stiamo parlando un po' in grandi linee. Andiamo avanti, diciamo ok, saluto a tutti quelli che si sono collegati adesso. Stavo dicendo, comunque questa donna paga la benzina a lui, vanno al ristorante e dice: io voglio pagare il conto con te, quindi noi dividiamo perché siamo alla pari. Va benissimo. Lui dice: ma va bene, grazie. Arrivano, dice: vabbè, la benzina può capitare. Arriva il conto, pagano la metà entrambi, si vanno a prendere un aperitivo, dopo la cena vanno a prendere un digestivo, pagano anche quello a metà, tipo 5 euro e 5 euro. Lui dice: era molto bello, molto affascinante, e fanno degli approcci abbastanza intimi e decidono di andare anche oltre e vanno in hotel. E ha scritto che lì in hotel lui ha chiesto a lei davanti a quello della reception: ma il conto lo paghiamo a metà? Lei si è sentita molto in imbarazzo in quel caso, dice: no, aspetta un attimo, ma questo no, pure questo vi paga a metà.
E questo è un altro aneddoto. E lei l'ha mollato lì alla fine ed è andata via. Mo' non so se è tutta la storia che mi ha raccontato sia vera o non è vera, però potrebbe essere un bel motivo di discussione. Emancipazione sì, emancipazione no, fino a che punto ci si può spingere, fino a dove può essere fatta o non può essere fatta. Poi sono considerazioni che lascio anche a voi fare, ditemi la vostra. Cosa vi è mai capitata? Anzi, dico a voi, la cosa più assurda che vi è mai capitata qual è?